Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, con il video di oggi andiamo a vedere che cosa si avvicina, che cosa arriva con il portale dell'8 di agosto 2024, con l'888. L'8 è un numero karmico, in questo caso in quel giorno lì è come se ci fosse una triplice energia del numero 8. C'è anche il significato angelico dell'888, se volete vi invito a cercarlo su YouTube. Bene ragazzi, allora parliamo delle nostre scelte. Qui abbiamo la scelta del cardamomo che chiarifica e solleva lo spirito e la seconda scelta è la scelta della menta che rivitalizza e rinfresca lo spirito. Quindi scelta 1 e scelta 2. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone della scelta 1. Andiamo a vedere che cosa si avvicina per voi con il portale dell'8 di agosto. Vi ricordo che la lettura è collettiva, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete ascoltare l'altra lettura o l'oroscopo della ruota del destino di agosto. Bene, se mi volete contattare ragazzi trovate la mia mail sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche altri link a video che potrebbero essere utili, compresi i corsi di tarocchi di metafisica, gratuiti e no. Va bene, andiamo a vedere qual è l'energia per voi ragazzi. Partiamo con un 10 di pentacoli. Nove di bastoni. Abbiamo la carta del giudizio, scusate, il mondo, l'asso di coppe, un 5 di coppe. Abbiamo 4 carte direi anche splendide e poi questo 5 di coppe che è un po' stona sinceramente. Va bene ragazzi, allora devo dire che la prima impressione potrebbe essere di una nuova relazione per qualcuno e per qualcun altro potrebbe essere la nascita di un progetto. Andiamo a vedere nello specifico così riesco a darvi più informazioni. Partiamo da questo 10 di pentacoli, perché il 10 di pentacoli è una carta di forte abbondanza, soprattutto economica, ma anche familiare. È un'abbondanza a livello di carattere, a livello di persone che vi sono intorno, a livello di unione, a livello di gruppo proprio. Come se, guardate, 6 di spade e la sacerdotessa. Sento che arriverà appunto quest'unione e questa abbondanza perché in qualche modo ci sarà una sorta di distacco da parte vostra di certe idee o, visto che è un 6 di spade che è collegato alle credenze limitanti, è come se con la sacerdotessa si riuscisse a vedere oltre, ci si stacca da certe idee e si vede oltre. È un po' come se foste appagati di quello che avete, come se vi rendeste conto che siete effettivamente nell'abbondanza e che certe idee magari che avevate, certe credenze non vi servono più. La sacerdotessa vi aiuta appunto a guardare nel lungo periodo, a guardare oltre il velo, a guardare le cose nel loro insieme, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Allora abbiamo la forza e un 9 di coppe. Ma che bello.
Sento ragazzi che questo nuovo modo di vedere le cose vi aiuterà a, mi viene da dire, lasciare andare le difese, perché qui vediamo che c'è un 9 di bastoni, ma qui c'è la forza e un 9 di coppe. Sono due 9 tra l'altro, però è un po' come se ci fosse più coraggio nell'andare avanti, più apertura anche del cuore, mi viene da dire, perché la forza è collegata molto al quarto chakra, a questa apertura al mondo, a questo ok, vado avanti, è collegata anche al terzo chakra. Andiamo a vedere il mondo. Mm. Abbiamo il diavolo e il 4 di bastoni. Andiamo a vedere questo diavolo. Re di pentacoli e 2 di bastoni. Allora, diciamo che essendoci il mondo, sento che qualche tipo di compimento, qualche tipo di cambiamento, qualche tipo di spostamento potrebbe anche succedere. Vi dirò, dipendendo da quale fase voi stiate vivendo nella vostra vita a livello relazionale, perché questa mi sembra proprio una lettura a livello di relazioni. Allora, da un lato potrebbe essere che andrete a convivere, quindi questo, diciamo, portale apre il passo a una possibile convivenza. Per altri, se per esempio già convivete ed è già una relazione stabile, potrebbe nascere qualche nuovo progetto o proprio l'idea di un figlio. Devo dire che la cosa positiva è che lascerete indietro certi condizionamenti, certe barriere difensive. È come se seguiste un pochettino di più il flusso in questo periodo. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Perché anche l'asso di coppe mi dice che seguite il flusso. Allora, io qui con questo bellissimo asso di coppe, ragazzi, sento un'apertura del cuore. Sento come, e qui c'è anche un 10 di coppe che è il compimento, l'appagamento che mi risuona molto con questo 10 di pentacoli e il mondo. Io sento che qualcuno raggiungerà l'obiettivo che ha in mente a livello relazionale. C'è questa nuova nascita, potrebbe anche essere un'idea, potrebbe essere un progetto, potrebbe essere un nuovo amore, come vi dico, l'idea di creare una famiglia. Fatemi vedere l'8 di bastoni. L'8 di bastoni è spiegato da un 4 di spade. Scusate, fatemi vedere il 5. Allora, il 5 di coppe è spiegato da un fante di pentacoli. E da un 7 di bastoni. Ho come l'impressione che dobbiate star zitti su qualcosa in questo periodo o inerente a questo cambio, cioè come se doveste aspettare che il cambio fosse effettivo prima di comunicarlo. Se state cercando un bambino, aspettate il tempo dovuto prima di comunicarlo. Come questa sensazione, perché il 5 di coppe mi richiama un po' il senso di colpa, il piangere sul latte versato, il fatto che qualcuno senta un vuoto da un punto di vista principalmente affettivo. Guardate, se la vedo in modo un po' più ampio potrebbe anche essere come, ok, facciamo qualcosa di più serio, per esempio andiamo a convivere piuttosto che ufficializziamo la relazione, iniziamo a vedere la cosa che non è sempre, cioè non è detto che sia una relazione
romantica, può anche essere una relazione magari di tipo familiare, tra fratelli o cose così, eh. Ognuno di voi applichi la lettura alla propria realtà. Però ho come la sensazione, che ci sia qualche cosa verso il quale andate che non sia ancora ora di rivelare. Comunque, la sensazione globale che ho è che ci sarà un ampliamento della famiglia. Per qualcuno potrebbe essere il dover accudire un parente, una nonna, una mamma. Per qualcun altro può essere l'accudire i figli, magari i propri o anche quelli di qualcun altro. C'è un po' come una sensazione di: "Okay, seguite il flusso". Principalmente sento, la nascita di una nuova relazione piuttosto che un uffice, cioè un andare a vivere insieme o un trasloco, un trasferimento, un cambio casa. Mh? C'è qualcosa di cui vi potreste pentire o vi pentirete? E vi dirò, mi risuona un pochettino con questo diavolo. Cioè, ho come la sensazione che arriverete ad un certo punto che vi direte, forse era meglio se avessi pensato bene prima di trasferirmi a cosa poter, mi dicono modificare. Io non lo so se si tratta della casa, se si tratta di se stessi, di quello che ci si deve insomma correggere per non trasferirlo da una relazione all'altra, le dinamiche tossiche, perché comunque c'è un diavolo, quindi c'è un qualche tipo di tossicità, eh. Diciamo che si tende a lasciarla indietro, perché anche qui abbiamo un 6 di spade, può essere, scusate, un qualche cosa di tipo mentale, come vi dicevo, legato alle credenze limitanti, e dire ok, seguo il flusso, vado e vedo cosa mi riserva il futuro. Andiamo a vedere ancora due carte di Osho, vediamo che consigli, che cosa riesco a dirvi ancora di più. Successo. Ce l'ho ragazzi, ho la sensazione che qualcuno facendo questo passo abbia l'idea di perdere potere personale. Ecco perché il 5 di coppe. Però non partite prevenuti, cioè nel senso, vedete le cose come vanno e impostate la o le relazioni familiari, di coppia, quello che è, giorno dopo giorno. Quando c'è qualche cosa che vi dà fastidio, invece di tacerlo, invece di stare zitti, eh, guarite prima dentro e poi comunicate le cose in modo semplice. Cioè, ah, quella roba lì mi ha dato fastidio, oh che palle, però non glielo dico perché sennò si arrabbia, perché sennò qui... No, no, fermo. E poi voi tenete dentro fino a quando arrivate a un top dove si esplode. Vi calmate e semplicemente in un momento tranquillo potete far presente all'altro, guarda, questa cosa mi ha lasciato perplessa, volevo chiederti spiegazioni, cioè con calma. Nel senso, quando succede qualche cosa che vi dà fastidio, non parlate dall'emozione che state vivendo nel momento, fate passare un po', fate sbollire l'emozione e poi parlate in modo calmo per poter avere un confronto più che un litigio. Perché vi dico questo? Perché qui c'è un 7 di bastoni, è come se in qualche modo foste un po' sulla difensiva, nonostante tutto. Guardate, io qui ho il successo e noi siamo il mondo, che è un 10 di denari. Io qui vedo, ragazzi, ah, tra l'altro, scusate, il 10 di denari fa anche riferimento a premi, nuovi tipi di contratti. Sì, che potrebbe essere anche un qualche cosa a livello lavorativo, ma c'è di mezzo la relazione, cioè io lo sento molto focalizzato sulla famiglia, sull'unione, sulla relazione di coppia, però
potrebbe anche far riferimento, insomma, a qualche nuova idea, magari a livello lavorativo. Ripeto, applicatelo voi alla vostra realtà. Però il 10 di Pentacoli fa riferimento anche a nuovi contratti, eredità, potrebbero essere famiglie, schemi familiari, schemi gerarchici. Sì, spero di averlo detto giusto. Pensionamenti, premi inaspettati, vincite. E qui ce l'avete di nuovo, un senso di unione. Nel mazzo di Osho si chiama Noi siamo il mondo, che è una carta bellissima, E poi il successo. Guardate, una volta che vi allontanate da queste credenze limitanti ed un po' da questo stringimento, da questa strettezza, ecco, che vi procura il diavolo, anche il 5 di coppe poi sparirà da solo, secondo me. È più il vostro modo di pensare, di vedere il bicchiere mezzo vuoto. E invece qui, arriva l'abbondanza, ragazzi, sia a livello familiare, sia a livello di idee, sia a livello monetario, perché anche qui abbiamo un 6 di bastoni, che è proprio la carta del successo, la carta della vittoria, la carta di qualcuno che raggiunge un risultato. Questo è un 10, questo è un 10, questo è un mondo, questo è un 10, quindi il risultato garantito. Molto ha a che vedere con un trasferimento, una casa, e poi appunto, come vi dicevo, o si allarga la famiglia o è qualche cosa a livello di relazione di coppia che nasce, che si evolve. Bene, amici del Cardamomo, spero di, insomma, avervi, sì, erano belle notizie, spero di avervi rincuorato un pochettino. Fatemelo poi sapere, magari a fine agosto, se guardate di nuovo la lettura, potete commentare su quello che vi è successo, magari per qualcuno vibra già. Comunque, io vi ringrazio di essere stati qui con me. Per ogni tipo di informazione che voi vogliate potete scrivermi una mail, potete abbonarvi al canale per, diciamo, studiare temi di metafisica un po' più approfonditi rispetto al corso base gratuito che già trovate nel canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro che questo portale vi porti abbondanza infinita in ogni settore. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute le persone del secondo gruppo. Andiamo a vedere anche per voi che cosa porta il portale dell'8 di agosto. Le letture, ragazzi, vi ricordo che sono generiche, se non risuona nulla potete ascoltare l'altra lettura o letture della ruota del destino di agosto. Per ogni informazione che volete avere o per contattarmi potete trovare la mail sotto nella descrizione del video, e sempre in descrizione ci sono i link ai corsi gratuiti e alle promozioni, insomma trovate tutto in descrizione. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia che vi porta questo momento magico. Allora ragazzi, la morte, 6 di coppe, la forza, 7 di pentacoli, queste sono troppe, e 3 di coppe. Qui la sento, ragazzi, come una situazione o familiare o di relazione romantica. Partiamo da questa morte. Cinque di bastoni e fante di bastoni. Allora, o si tratta della fine di certe discussioni, della fine di certi atteggiamenti, della fine di certe situazioni conflittive, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 6 di coppe, re di coppe. Sì.
e 3 di coppe. Guardate ragazzi, potrei anche non spiegarle le carte. Io qui ho la sensazione che se siete in una relazione a 3, questo portale vi farà dare un taglio a questa situazione. Se fosse una questione di amicizia o di parentado, anche. C'è come un qualche tipo di gruppo che sta lavorando adesso, che in qualche modo la sensazione verrà redirezionato. Adesso andiamo carta per carta comunque. Il 6 di coppe è spiegato da un re di coppe e da un 3 di coppe. Qui mi richiama proprio o una relazione appunto di vecchia data, potrebbe anche essere con un fratello, ragazzi. Di solito quando c'è il 6 di coppe si parla di due persone che sono cresciute insieme, quindi si tratta di relazioni platoniche in realtà. Ci potrebbe essere un'amicizia con qualcuno, potrebbe essere appunto un parente, e molte volte fa anche riferimento a un sogno, quindi io qui ho come l'idea che se siete già in una frequentazione e abbiate sognato di stare con questa persona, è come se vi rendeste conto che il sogno è solo vostro in questo periodo. Troppe persone coinvolte, troppe teste, anche se si tratta di un progetto. Andiamo a vedere la forza. E che sento che diventerete più forti effettivamente, più coraggiosi, più determinati. Diavolo. È tutto terzo chakra, tra l'altro. E carta numero 3. 3 di bastoni. Credo che questo portale vi aiuterà a trovare la forza di uscire da questa dipendenza di cui ci può parlare il diavolo, e la rivedo un pochettino qui, la rivedo anche qui con queste lotte. Potrebbe essere una questione veramente legata all'ego e al... perché anche qui avete un 7 di pentacoli. Devo aspettare che l'altra persona mi dica, mi metto in condizione di aspettare che l'altro o l'altra si muova, che decida, ed è come dire basta, adesso io mi riprendo il mio potere personale. Andiamo a vedere il 7. Cavaliere, scusate, Fante di pentacoli e matto. Voglio andare a vedere anche il 3 di coppe. Imperatore e regina di denari. Allora, qui la sensazione è che una volta che prendiate posizione, ci sia come un momento di stop dove uno dice no, aspetta un attimo, riproviamoci, riaggiustiamo la relazione, proviamo qualche cosa di nuovo insieme. Con il matto si può parlare di un viaggio, di un'avventura, anche questa è una carta di viaggio, tra l'altro. Quindi potrebbe essere tipo un fine settimana, una serie, una cosa della serie stiamo insieme 2 giorni intensivi, ipotesi, e vediamo come va. E devo dire che ho come la sensazione che otterrete quello che volete, cioè se siete in una relazione a 3, che sia romantica, progettuale, va bene, una relazione dove ci sono 3 teste, 3 persone, qui c'è come un prendere consapevolezza, prendere posizione, tirare un po' fuori gli artigli, mi viene anche da dire, per dire ascolta, definiamo le cose in un modo dove ci sia un vantaggio per tutti. Poi dipende da quale, se è una collaborazione lavorativa, ok, se è una collaborazione, se è una relazione romantica a 3, non so quanto vi possa star bene, però Ehm, c'è come un tentativo qui di far ripartire le cose. mm?
e devo dire che sì, potrebbero raggiungere un certo tipo di stabilità. Qui con il 3 di coppe al contrario e queste due carte io ho proprio la sensazione che se uno dei due è in una relazione a 3, dopo questo portale deciderà quale delle relazioni lasciare, insomma. Se siete in due relazioni, deciderete che cosa lasciare, quale delle due lasciare. Se il partner o la partner è in una relazione, in un'altra relazione oltre alla vostra, ho come la sensazione, però prendete sempre con le pinze quello che dico, ragazzi, perché io leggo energie e siete tanti, però ho la sensazione che sceglierà voi. C'è comunque un cambio che dovete effettuare per far, diciamo così, partire tutta questa energia. Scusate, datemi una carta per questo diavolo. Giudizio, ancora una. Sapete ragazzi, ho la sensazione che voi dovrete guidare l'altra persona nel trovare una sorta di regola all'interno della relazione. Mm, ce l'ho. Eh, allora, l'idea qua è che dobbiate, perché c'è anche un giudizio, che è una carta di risveglio spirituale, e il 9 di pentacoli, che è una carta di forte indipendenza. È un po' come se doveste iniziare a vedere di più per voi stessi. Con il diavolo e il fante di bastoni mi viene da dire siate sanamente egoisti. Cioè, godetevi, createvi la vostra vita, createvi il vostro tran tran, fate le cose che dovete fare, riprendetevi il vostro potere personale indipendentemente da chi avete intorno. E vedete che aspettando un periodo, cioè come una sorta di attesa, qui con questo 7 di pentacoli, sento che riuscirete ad ottenere, se volete ottenere la stabilità nella relazione la otterrete, anche se, vi ripeto, dovete un po' incanalare l'altra persona, eh. Se volete ottenere una stabilità in un progetto la otterrete, però è come se aveste bisogno di agire di più di testa vostra, in modo autonomo, in modo indipendente. Andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia. Comprensione e sperimentare. È un po' come se vi invitassero prima a provare un certo tipo di situazione e cercare di capire cosa porta a determinati tipi di situazione. Oppure può essere cercate di comprendere l'altro o voi, le vostre reazioni e relazioni di potere, anche i giochi di potere che qui ragazzi non nego potrebbero essere i vostri. Qui è come se ci fosse una trasformazione in questo periodo da parte vostra, come se un terzo chakra tossico diventasse un po' più pulito, perché è come se vi rendeste conto di quello che rispecchia l'ego, cioè è come se riusciste a dividere questo ego, questo amor proprio, questo va bene, questo no, ipotesi. E quello vi aiuterà in questo senso, sia a dirigere la relazione, sia a dirigere l'altra persona, sia a comprendere. Mm? Bene, amici della seconda scelta, spero di esservi stata utile, insomma di avervi dato degli spunti di riflessione interessanti con questa lettura. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e per contattarmi, ripeto,
Qui trovate l'indirizzo email. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio da questo portale, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!